Questo è il telecomando originale dell'auto, una BMW 320 del 2009, che purtroppo non è stato utilizzato per lungo tempo e per cui la batteria interna, che è una batteria nickel metal idrato, tipo quella dei cellulari, ricaricabile chiaramente, si è deteriorata. Questo telecomando ha la particolarità di ricaricare la batteria nel momento in cui viene mantenuto inserito nell'auto e con l'auto in moto. Però non essendo stato, ribadisco, non essendo stato utilizzato per lungo tempo, la batteria interna si è deteriorata, come potrebbe chiaramente succedere a un cellulare che per lungo tempo non viene utilizzato, e di conseguenza la batteria è facile che possa deteriorarsi, soprattutto con le batterie di vecchia generazione, non quelle a litio di ultima generazione. Allora, per ovviare a questo problema, chiaramente è possibile rivolgersi presso un concessionario, chiedere la sostituzione di tutto il dispositivo, di tutto questo telecomando, ma i costi sono veramente esosi. Chiaramente avranno le loro ragioni, i materiali sono eccellenti, per carità, nulla da eccepire, però certo il costo ho sentito e più che altro ho valutato su internet che potrebbe aggirarsi intorno alle 350 euro, quindi ho cercato di trovare una soluzione alternativa a questo problema. È il primo pensiero a cui si può far riferimento, è quello di sostituire la batteria. Il problema è che questi gusci, questi telecomandi, sono assolutamente sigillati, quindi non è possibile aprirli senza, in parole povere, romperlo. Bisogna romperlo per aprirlo e quindi si può accedere alla batteria ricaricabile interna. È chiaro che l'alternativa a tutto questo è trovare un guscio che possa sostituire questo qui originale a un prezzo accettabile e di conseguenza fare tutto il lavoro di trasferire l'elettronica presente su questo dispositivo al nuovo. E infatti così ho fatto. Ho trovato un guscio commerciale, veramente pochi euro, poco meno di 20 euro, che è esattamente identico a questo. Ho preso anche il piccolo stemma della BMW che poi lo andremo ad attaccare, quindi come possiamo vedere è esattamente identico, nulla di diverso. Adesso questo lo togliamo. Anche nella parte posteriore sono perfettamente identici. Ecco qua. La batteria in questo caso ricaricabile ha la sigla VLV di Verona L2020, è una batteria ricaricabile. Il 2020 è riferito al diametro di 20 mm per 2 mm di spessore. Infatti se prendiamo un calibro, eccolo qui, sono 20 mm e lo spessore, adesso non la scarto, comunque lo spessore sono 2 mm. E in genere questi numeri li sto elencando perché si può sempre fare riferimento anche ad altre batterie. Il primo numero indica in millimetri il diametro della batteria, il secondo numero indica lo spessore in decimi di millimetro, quindi in questo caso ribadisco 20-20 è 20 mm per 20 decimi di millimetro, quindi 2 mm di spessore. La batteria è montata su un frame che praticamente costituisce il supporto di appoggio per essere montata sul circuito. Ecco qua, ci sono i piedini, attenzione, ecco, ci sono i due piedini positivo e negativo che andremo rigorosamente a rispettare nel montaggio sul circuito, ma è impossibile sbagliarsi perché altrimenti la batteria verrebbe al di fuori del circuito, per cui veramente nemmeno a dire di stare attenti perché è impossibile sbagliarsi. Quindi ecco, questo è il ricambio.
La cosa più complessa in tutto questo lavoro è quella di riuscire ad aprire il vecchio telecomando, vecchio tra virgolette, telecomando, facendo e prestando la massima attenzione a non ledere il circuito interno, che è quello che poi contiene e i comandi di apertura, chiusura e quant'altro, ma soprattutto contiene il transponder che poi farà riconoscere questa chiave alla centralina dell'auto, il transponder dell'immobilizer. Quindi, per prima cosa andremo a togliere la chiavetta, la chiave di emergenza, che è quella che viene mantenuta qui dentro. Anche questa è esattamente identica a quella del ricambio, veramente non ci sono differenze, se non per la mappatura che giustamente non è possibile trovare su quella di ricambio. E anche quella originale possiamo vedere che entra perfettamente nel guscio nuovo. Veramente un bel prodotto. Ecco qua. Proviamo ad aprire questo guscio. Dovremmo cercare di girare tutto intorno, facendo chiaramente attenzione, ribadisco, a non andare ad intaccare il circuito. Io per iniziare userò questo taglierino che setterò con la punta appena accennata, appena fuori, in modo che mi possa aiutare in questa operazione. Proviamo. Già vedo che non è un'operazione semplicissima, però con un po' di pazienza, ecco, forse ci stiamo riuscendo. Io ho visto dei filmati su internet e il guscio è incollato nella parte perimetrale, quindi non serve fare particolare forza in altri punti, basta riuscire a scollare questa prima parte e dovrebbe aprirsi. Facciamo sempre attenzione alle dita, che è facile tagliarsi. Qui sembra che ceda più facilmente. Proviamo a inserire il giravite in questa parte superiore dove non ci sono circuiti, non c'è niente. Ecco, sembra stia cedendo. Sempre massima attenzione a non entrare dentro. Ecco, sembra stia cedendo. Qui cerchiamo di scollare meglio. Molto utile il fatto di tenere la lama appena estroflessa. Ecco qua. Ecco, questa è la batteria, come vediamo, esattamente identica. Questo è il transponder dell'auto, praticamente quel dispositivo che verrà riconosciuto dalla centralina dell'auto nel momento in cui andremo ad inserire la chiave e sbloccherà il funzionamento del motore. È il chip del transponder. E questi sono i 3 pulsanti. Bene. Adesso l'operazione da fare subito è quella di dissaldare questa batteria.
Per prima cosa cerchiamo di tenere fermo il circuito. In questo caso utilizziamo un metodo poco ortodosso, ma sicuramente funzionante. Lo andremo a fissare al tavolo tramite il nastro adesivo di carta, di quello usato in carrozzeria spesso, che nel momento dell'aspirazione dello stagno è opportuno che questo circuito stia fermo. Per quanto riguarda la dissaldatura della vecchia batteria, useremo degli strumenti molto semplici che poi chiaramente occorreranno anche per il successivo riposizionamento della batteria. Saldatore della pasta dissaldante, flussante in pratica, e una pompetta aspirastagno, cioè sono delle pompette che si caricano e nel momento in cui viene spinto il pulsante da questa parte aspirano con una certa violenza anche lo stagno fuso. È uno strumento antico, lo usavo molti anni fa anche a scuola e ci sono rimasto affezionato. Ecco qui. Anche per quanto riguarda lo stagno sono personalmente particolarmente esigente, in quanto la bontà di una saldatura è determinata sia dalla manualità di chi la esegue, senza alcun dubbio, ma soprattutto è determinata dalla qualità dello stagno che viene utilizzato. Ultimamente purtroppo ci sono in commercio stagni di bassissima qualità, purtroppo con una componente di piombo esagerata, risulta essere piuttosto difficile ritrovarli, trovare dello stagno veramente buono. Questo come possiamo vedere è uno stagno eccellente, quello usato dalla fabbrica che per conto della BMW ha fatto questo dispositivo, in quanto si può vedere ben lucido e le saldature ben nette. Personalmente uso questo, che sono riuscito a reperirlo tramite alcuni contatti, ed è uno stagno un 60-40, quindi 60% stagno, 40% piombo. La particolarità di questo stagno è che qui all'interno contiene del flussante, non so se si riesce a vedere, però qui dentro all'interno è presente del flussante, quindi questo stagno è come fosse un tubicino vuoto al cui interno è presente del flussante, quindi faciliterà notevolmente la saldatura. Passiamo adesso a effettuare l'aspirazione dello stagno. Allora, per prima cosa preleviamo del flussante, forse un po' troppo, e lo mettiamo sulle saldature da aspirare, così da facilitare lo scambio termico. Puliamo questa eccedenza che purtroppo è scappata. Carichiamo la pompetta aspirastagno e procediamo. Quello che dicevo prima, è importante che il circuito stia ben fermo. Dobbiamo fare attenzione a non toccare altre parti. Dovrebbe essere quasi tutto aspirato, forse qui è rimasto qualcosa. La punta non si fonde in quanto è di silicone, quindi resistente a temperature elevate. Vediamo se l'aspirazione dello stagno per dissaldare la batteria ha dato i suoi frutti. Togliamo lo scotch. Perfetto. Un metodo antico che funziona ancora in maniera assolutamente perfetta. Mettiamo la batteria nuova, che è questa, e non possiamo assolutamente sbagliarci sul posizionamento, perché al contrario
proprio impossibile metterla, quindi è a prova di errore. Riposizioniamo, riappoggiamo, sempre scotch in maniera tale da effettuare una saldatura più possibile agevole. La batteria è ben bassa, sì, ben premuta. Magari mettiamo un altro pezzo in modo che la batteria sia ben premuta sul circuito, o come viene chiamato ultimamente PCB, col pettino di stagno. Il flussante è già presente all'interno dello stagno, quindi è inutile aggiungerne altro. Ecco qui. Fatto. Maggior sicurezza di spazio. Ecco qua, adesso è perfetto. E anche da quest'altra parte. Perfetto. Ecco il circuito che è tornato esattamente identico a prima. Batteria montata, le saldature sono ottime, quindi non saldature fredde. Ecco qui. Adesso non rimane che riposizionare il tutto dentro al nuovo guscio. Per quanto riguarda il nuovo guscio, nulla di più facile aprirlo perché è predisposto appunto per essere aperto e successivamente richiuso, quindi non c'è tutto il problema dello scollare la parte esterna. Ecco qui l'alloggiamento della batteria. Ecco qua, c'entra perfettamente, assolutamente perfetto. Un lavoro veramente alla portata di tutti. Ci rimettiamo la chiave, chiaramente quella giusta. Il telecomando è quasi pronto, manca lo stemma che adesso andremo a installare. Prima di incollare lo stemma, che ci manca, non c'è dubbio, diamo una piccola sgrassata perché nel flussante sono presenti delle componenti grasse. Inevitabilmente con le mani le ho toccate, quindi una bella sgrassata. Con lo stemma, che da quanto vedo dovrebbe essere adesivo, infatti. Magari lo posizioniamo come era l'altro, con la scritta BMW in alto, quindi in questo verso. Le mani, essendo piuttosto importanti, non mi consentono di fare certe operazioni, quindi mi avvalgo di una pinza. Premiamo e pigiamo anche il bottone. Lavoro terminato, non rimane che provarlo. Qui c'è un adesivo che togliamo. Sto vedendo adesso, addirittura ci sono le stesse scritte presenti sul modello originale. Incredibile, per un costo veramente irrisorio rispetto al ricambio originale. Erano coperte da questo adesivo, pensavo fosse semplicemente un adesivo così, senza alcun significato, invece era per coprire proprio queste scritte. Ecco la chiave,
quella originale. Non rimane che provarlo in auto. Procediamo adesso al controllo del funzionamento. Dopo tutto questo lavoro, perfetto, apre e chiude. Verifichiamo adesso il funzionamento del motore. Adesso proviamo un'altra volta. Perfetto. Ecco, siamo all'interno dell'auto e inseriamo il telecomando. Perfetto. A questo punto direi missione compiuta.